Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Epoprostinolo San Pharma Italia SRL. Ultimo aggiornamento 29 marzo 2022. Cos'è Epoprostinolo San? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Epoprostinolo San durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Epoprostinolo San? Epoprostinolo San è un farmaco a base del principio attivo epoprostinolo sale sodico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda San Pharma Italia SRL. Epoprostinolo San può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Epoprostinolo San 1,5 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Concessionario: Sun Pharma Italia SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: epoprostinolo sale sodico. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: epoprostinolo A indicato per ipertensione arteriosa polmonare. Epoprostinolo A indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare, PA idiopatica o PA ereditaria e PA associata a malattie del tessuto connettivo, in pazienti con sintomi riferibili alle classi funzionali IIV secondo la classificazione dell'OMS, per migliorare la capacità di esercizio, vedere paragrafo 5.1. Dialisi renale. Epoprostinolo A indicato per l'uso in emodialisi nelle situazioni di emergenza quando l'utilizzo di eparina comporti un elevato rischio di provocare o esacerbare sanguinamento o in presenza di altre controindicazioni all'uso dell'eparina, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Ipertensione arteriosa polmonare. Epoprostinolo A indicato solo per infusione continua per via endovenosa. Il trattamento deve essere iniziato e monitorato solo da un medico esperto nella terapia dell'ipertensione arteriosa polmonare. Titolazione della dose a breve termine, acuta. Questa procedura deve essere eseguita in un ospedale con adeguato equipaggiamento di rianimazione. Per determinare la velocità di infusione nel trattamento a lungo termine è richiesta una procedura a breve termine di titolazione della dose con somministrazione attraverso un catetere venoso periferico o centrale. La velocità di infusione iniziale è di 2 nanogrammi/kg/min e deve essere aumentata con incrementi pari a 2 nanogrammi/kg/min ogni 15 minuti o più fino a quando non sia raggiunto il massimo beneficio emodinamico o non vengano indotti effetti farmacologici dose limitanti. Se la velocità iniziale di infusione di 2 nanogrammi/kg/min non è tollerata, si deve identificare una dose inferiore che sia tollerata dal paziente. Infusione continua a lungo termine. L'infusione continua a lungo termine di epoprostinolo deve essere effettuata attraverso un catetere venoso centrale. Le infusioni endovenose periferiche temporanee possono essere usate fino a impianto dell'accesso centrale. Le infusioni a lungo termine devono essere iniziate ad una velocità inferiore di 4 nanogrammi/kg/min rispetto alla velocità di infusione massima tollerata che era stata definita durante la titolazione della dose a breve termine. Se la velocità di infusione massima tollerata è pari o inferiore a 5 nanogrammi/kg/min, l'infusione a lungo termine deve essere iniziata a 1 nanogrammo/kg/min. Modifica della posologia. Modifiche della velocità di infusione a lungo termine devono essere basate sulla persistenza, ricorrenza o peggioramento nel paziente dei sintomi relativi all'ipertensione arteriosa polmonare o alla comparsa di eventi avversi dovuti a dosi eccessive di epoprostinolo. In generale, col passare del tempo, ci si deve attendere la necessità di aumentare la dose rispetto a quella iniziale a lungo termine. Incrementi della dose devono essere presi in considerazione se i sintomi di ipertensione arteriosa polmonare persistono o ricorrono dopo un miglioramento. La velocità di infusione deve essere aumentata con incrementi da 1 a 2 nanogrammi/kg/min ad intervalli sufficienti a permettere la valutazione della risposta clinica. Tali intervalli devono essere di almeno 15 minuti.
Dopo che una nuova velocità di infusione è stata stabilizzata, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione e devono essere monitorati la pressione arteriosa in orto e clinostatismo e la frequenza cardiaca per diverse ore al fine di assicurarsi che la nuova dose sia tollerata. Durante l'infusione a lungo termine, la comparsa di eventi farmacologici dose correlati, simili a quelli osservati durante il periodo di titolazione della dose, può necessitare di una riduzione della velocità infusionale, tuttavia gli eventi avversi possono occasionalmente risolversi senza alcuna regolazione della dose. Le riduzioni della dose devono essere eseguite gradualmente con decrementi di 2 nanogrammi/kg/min ogni 15 minuti o fino alla risoluzione degli effetti dose limitanti. L'interruzione brusca di epoprostinolo o riduzioni marcate ed improvvise della velocità infusionale devono essere evitate per il rischio di potenziali effetti rebound ad esito fatale, vedere paragrafo 4.4. Tranne che nelle situazioni di pericolo di vita, ad esempio perdita di conoscenza, collasso, eccetera, la velocità infusionale di epoprostinolo deve essere modificata solo sotto controllo medico. Dialisi renale. Epoprostinolo è somministrabile solo per infusione continua, sia intravascolare che nel sangue che affluisce al dializzatore. Il seguente schema di infusione ha risultato efficace negli adulti. Prima della dialisi: 4 nanogrammi/kg/min per via endovenosa per 15 minuti. Durante la dialisi: 4 nanogrammi/kg/min nell'accesso arterioso del dializzatore. L'infusione deve essere sospesa al termine della dialisi. Le dosi consigliate per la dialisi renale devono essere superate solo con uno stretto monitoraggio della pressione arteriosa del paziente. Anziani. Non sono disponibili informazioni specifiche sull'uso di epoprostinolo in pazienti di età superiore ai 65 anni per l'ipertensione arteriosa polmonare o per la dialisi renale. In generale, l'identificazione della dose in un paziente anziano deve essere condotta con attenzione, tenendo conto della maggiore frequenza di insufficienza della funzionalità epatica, renale, in caso di ipertensione arteriosa polmonare o cardiaca, di malattie concomitanti o di altre terapie farmacologiche. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di epoprostinolo nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. La somministrazione a lungo termine di epoprostinolo avviene per via endovenosa attraverso un catetere venoso centrale utilizzando una pompa infusionale ambulatoriale. Il paziente deve essere adeguatamente addestrato a tutti gli aspetti della cura del catetere venoso centrale, alla preparazione asettica della soluzione endovenosa iniettabile di epoprostinolo e alla preparazione e sostituzione del serbatoio per l'erogazione del farmaco della pompa infusionale e del setto di estensione. Le pompe ambulatoriali idonee alla somministrazione di epoprostinolo SAN sono riportate al paragrafo 6.6. Riduzione del rischio di infezione ematica correlata al catetere. Per contribuire a ridurre il rischio di infezioni ematiche correlate al catetere è necessario prestare particolare attenzione alle raccomandazioni riportate al paragrafo 4.4 e di seguito. Per la cura del catetere venoso centrale e della sede di uscita del catetere è necessario attenersi ad alcuni principi medici stabiliti. Devono essere utilizzati solo set di estensione con un filtro in linea da 0,22 micron posizionato tra la pompa infusionale e il catetere venoso centrale. Si raccomanda di utilizzare filtri con una membrana idrofila in polietersulfone. Il set di estensione e il filtro in linea devono essere sostituiti almeno ogni 48 ore, vedere paragrafo 6.6. Preparazione della soluzione endovenosa iniettabile di epoprostinolo. La soluzione ricostituita deve essere esaminata prima dell'ulteriore diluizione. Non usare in presenza di alterazione del colore o di particelle. La soluzione ricostituita deve essere ulteriormente diluita fino alla concentrazione finale entro un'ora dalla ricostituzione. Per ulteriori istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Epoprostinolo non deve essere somministrato tramite bolo iniettabile. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza cardiaca con gestizia dovuta a disfunzione ventricolare sinistra grave. Epoprostinolo non deve essere usato in modo cronico in pazienti che sviluppino edema polmonare durante la titolazione della dose. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il pH della eurosoluzione pronta all'uso EURO-S diluita diminuisce con la diluizione e varia da 12,0 per una concentrazione di 90.000 ng/ml e 11,7 per una concentrazione di 45.000 ng/ml. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione quando si somministra epoprostinolo a pazienti che ricevono contemporaneamente anticoagulanti. Si consiglia il monitoraggio standard dei parametri della coagulazione. L'effetto vasodilatatore di epoprostinolo può aumentare o essere aumentato dall'uso concomitante. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere epoprostinolo SAN durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere epoprostinolo SAN durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di epoprostinolo in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'ipertensione arteriosa polmonare ed il suo trattamento terapeutico possono compromettere la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non sono disponibili dati relativi all'effetto di epoprostinolo utilizzato in dialisi renale sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati nella seguente tabella secondo la classificazione per sistemi e organi e in base alla frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0 yen un decimo, comune, a 0 yen un centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il principale sintomo da sovradosaggio è verosimilmente l'ipotensione. In generale, gli eventi osservati in seguito a sovradosaggio di epoprostinolo rappresentano effetti farmacologici esagerati del farmaco, ad esempio ipotensione e complicanze dell'ipotensione. In caso di sovradosaggio, ridurre la dose o interrompere l'infusione ed avviare appropriate misure terapeutiche, ad esempio espandere il volume plasmatico o adeguare il flusso della pompa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici. Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina, codice ATC. B01H09. Meccanismo d'azione. Epoprostinolo sodico. Il sale monosodico di epoprostinolo ha una prostaglandina normalmente prodotta dalla tunica intima dei vasi. Proprietà farmacocinetiche. Data l'instabilità chimica, l'elevata potenza e la breve emivita di epoprostinolo, nessun saggio preciso e accurato è stato identificato come appropriato per quantificare l'epoprostinolo nei liquidi biologici. Epoprostinolo somministrato per dati preclinici di sicurezza. Dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono elenco degli eccipienti, glicina, saccarosio, sodio idrossido, per aggiustare il pH. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di epoprostinolo SAN a base di epoprostinolo sale sodico sono Caripul, Flolan, polvere. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.